Ciao, sei su Solo Storie Vere e ti do il benvenuto sul mio canale. In questo video andremo a vedere la vita di Benedetto Santapaola. Prima di cominciare ti invito a iscriverti al mio canale se ti piacciono questi contenuti. Ora partiamo con il video. Nitto, come era conosciuto, era nato a Catania nel 1938. Era soprannominato il cacciatore, per via della passione per la caccia. Lascia presto la scuola per dedicarsi alle rapine e nel suo quartiere, quello di San Cristoforo, emerge velocemente. Nel 1982 viene arrestato a Reggio Calabria un certo Nicola Alvaro per il delitto del prefetto dalla Chiesa. Il giorno dopo l'arresto viene messo un mandato di cattura per il latitante Nitto Santapaola, divenuto boss della malavita catanese. Era emerso nelle indagini il triangolo malavitoso tra Palermo, Catania e Reggio Calabria, che evidenziavano il rapporto tra cosche di mafia e 'ndrangheta. La nuova mafia vincente di Totò Riina lavorava in stretto contatto con i catanesi e con gli 'ndranghetisti. Praticamente il nuovo baricentro della nuova mafia era proprio a Catania. Era ritenuto anche il mandante della strage della circonvallazione a Palermo, fatta per uccidere il boss Alfio Ferlito, mentre stavano effettuando una traduzione del boss in un altro carcere, uccidendo il boss, 3 carabinieri e un passante. L'agguato fu effettuato con il Kalashnikov, che più avanti, tramite la balistica, si scoprirà essere la stessa arma che ucciderà il prefetto dalla Chiesa, Bontate e Inzerillo. Nel dicembre del 1982 Nicola Alvaro viene scarcerato. Nitto poteva tirare un sospiro di sollievo, ma poco dopo venne fuori un teste, un certo Giuseppe Spinoni, di Bergamo, che sapeva per filo e per segno tutto l'avvenuto in via Carini, riconoscendo Santa Paola tra i killer. Ricostruì tutte le dinamiche nel dettaglio, pur non essendone presente. Più avanti Spinoni non fu creduto, perché fu accertato che erano 2 anni che non veniva a Palermo e in più non aveva mai visto Santa Paola per poterlo riconoscerlo alla guida della BMW che era stata usata per l'agguato. Gli inquirenti sosterranno poi che la deposizione di Spinoni era un bluff per difendere i veri assassini, ma erano comunque convinti del ruolo di Santa Paola. Il 26 novembre del 1983 vengono arrestate 22 persone a capo della famiglia Ferrera, vicino a Nitto Santa Paola. C'era un traffico internazionale di droga, che era proprio nella città di Catania, il quartier generale. Questo traffico aveva collegamenti fino a Roma, Napoli e Milano. Controllavano il mercato dell'hashish dal meridione, di cocaina dal Sud America. Possedevano addirittura anche delle navi per trasportare la droga. Nel 1984 si tiene il processo dei 14, dove era implicato anche lui. Era latitante. Nel 1971 la sua ultima firma sul registro dei sorvegliati speciali. Nel 1983 era stato fermato addirittura dai carabinieri, nel periodo quando fu ucciso il sindaco di Castelvetrano, Lipari, ma fu rilasciato da quel capitano, il quale verrà arrestato tempo dopo. Perché? Perché Nitto gli aveva regalato una macchina. Sì, se lo poteva permettere, perché aveva la più grande concessionaria di macchine Renault della Sicilia. Così, dagli anni 70 agli inizi degli anni 70, quando in tanti si dimenticarono di lui entra nelle grazie di Cosa Nostra.
grazie all'omicidio del boss catanese Calderone, il quale la sua morte scatenò una guerra in città e nel mentre Alfio Ferlito viene arrestato. Con la complicità di Totò Riina diventerà il boss di tutta Catania. Bene, questo video finisce qui. Vi ha parlato della vita di Benedetto Santa Paola, Nitto, conosciuto anche come l'uomo dei 100 omicidi. Se vi piacciono questi contenuti e vuoi vederne altri, fai un giro sul mio canale ed iscriviti. Mi raccomando, spero di rivederti presto.